C'è un nuovo periodo per il mondo. Un periodo di conflitti e caos, causati dal malcontento popolare e della caduta degli equilibri di potere. L'impero tedesco è rimasto a lungo come il paese più potente del globo, ma è ormai esausto, così come il suo imperatore. Il contesto attuale è dovuto alla Weltkrieg, una grande guerra mondiale combattuta tra il 1914 al 1919, di cui accordi di pace sono stati fatti nel 1921. La Grande Guerra è stata combattuta tra intesa e poteri centrali, causando 3 milioni di caduti su 7 milioni di truppe coinvolte nel conflitto, diventando di conseguenza la guerra tra le più sanguinose della storia. L'unica nazione potente che è rimasta neutrale è stata l'America, rimasta neutrale soprattutto dal 1917. Dopo che una nave americana con regali e cibo donato dalle famiglie tedesco-americane diretto verso la Germania viene affondato da una nave di guerra britannico, ma scambiata però per una di bandiera tedesca. Da lì in poi l'America sarà limitata dall'embargo tedesco su tutti gli aspetti. Ma già ad allora la guerra stava causando morti e conseguenze disastrose per l'intesa. Nonostante i successi inglesi verso Gerusalemme, i francesi non hanno retto le avanzate tedesche, demoralizzando giorno dopo giorno l'alto comando militare, fermando ogni avanzata francese verso la fine di quell'anno. Ad est, l'impero russo, dopo numerose perdite e rivolte popolari contro lo zar, si ritira dalla guerra. Si forma un governo provvisorio guidato da Aleksandr Kerensky, rovesciato nell'immediato dopo la rivoluzione sovietica colmata dopo l'assassinio di Vladimir Lenin nel 1920. La fine della guerra a favore dell'impero tedesco ha portato ad un periodo umiliante per l'impero britannico, in particolare l'anno 1925, quando i lavoratori di tutta l'Inghilterra si sono ribellati dopo l'aumento delle tasse sul carbone. La situazione fu talmente grave che la famiglia reale inglese e i burocrati del governo fuggirono in Canada con tutti i loro averi. L'Inghilterra viene conquistata dai rivoluzionari sindacalisti di John Maclean. Le conseguenze di questa rivoluzione raggiunsero anche le colonie, l'India prima fra tutte, dove solo il nord-ovest è rimasto sotto la corona. Anche piccoli movimenti africani si sono mossi come quello somalo e quello abissino. In Canada, la corte inglese rimpiazza il Parlamento con la Camera dei Lord. Re Giorgio V sogna la ripresa dei territori persi, ma per farlo avrà bisogno del sostegno del governo. Da qui sorgono i primi problemi. I Tories perdono le elezioni del 1935, i liberali e progressisti di Mackenzie King cercheranno di ostacolare le decisioni della corona e del nuovo Commonwealth, che dal 1936 è composta da Canada, Federazione Caraibica, Francia in esilio, Dominio di Delhi, Federazione Oceanica e Regno di Sardegna. L'apparato tecnologico di questi paesi è da rifare dalla testa ai piedi. Re Giorgio sa che in base alle condizioni attuali la riconquista avverrà quando sarà nell'oltretomba. Re Giorgio punta quindi sullo sviluppo delle tecnologie militari, per risanare l'immagine della corona dopo l'umiliazione della Weltkrieg e della rivoluzione dell'Inghilterra, preparando il Canada ai tempi a venire. Verso metà gennaio, la salute di Re Giorgio peggiora giorno dopo giorno e non ha molto tempo da vivere. Nel mondo, 3 sono le fazioni che esercitano la loro sfera di influenza: l'Intesa, il Reichspakt, guidato dall'impero tedesco e dalle colonie imperiali, e la Terza Internazionale, guidati dalle comuni di Francia e Italia. Il sindacalismo è un'ideologia che punta al crollo del capitalismo attraverso le rivolte combinate. Dei lavoratori, la base del sindacalismo è l'unione di tutti i collettivi chiamati sindacati, che prendono decisioni comuni e distribuiscono ugual numero di risorse. Il Kaiser di Germania, Guglielmo II, è ormai simbolo di orgoglio e resilienza per via della sua età avanzata, immagine che però diventa impopolare dopo le numerose crisi economiche. Per pulire l'immagine, il Kaiser sa che c'è bisogno di ristrutturare il sistema. I sindacati inglesi preparano il congresso del 1936 che determinerà la nuova leadership. I sindacati francesi sono in conflitto con l'Unione dei lavoratori, cercando un compromesso, in particolare dopo le crisi economiche che potrebbero colpire la Francia da un momento all'altro. Quest'anno segna un altro evento significativo:
l'assassinio di Kerensky. Sono sconosciuti i motivi per cui i killer hanno agito così. Uno dei principali motivi, con molta probabilità, è il fatto che Kerensky fu una figura impopolare, che da tempo non è mai riuscito ad unire il popolo russo, ma il suo assassinio ha portato solo caos. Nel Senato russo si pensa ai possibili sostituti di Kerensky, dalla destra alla sinistra o alle giunte militari. Un altro paese in profonda crisi è la Polonia, terra che sin dal 1860 viene plasmato e divorato dai territori vicini, un regno senza re. Nei fatti c'è un governo pupazzo della Germania. Mentre l'India britannica punta sulla reindustrializzazione di Delhi, il 20 gennaio 1936 re Giorgio V muore. La notizia fa scalpore in tutto il mondo, non credendo di come la salute di un uomo così potente come il re sia morto così velocemente, ma ora tocca al nuovo re, Edoardo VIII, realizzare i sogni di suo padre. Ma prima ha bisogno di stabilizzare, di migliorare tecnologicamente e socialmente i territori rimasti del Commonwealth. Solo prendendo la direzione giusta su tutti i campi, la Gran Bretagna riconquisterà la sua posizione di superpotenza.